Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami bilancia e le tendenze energetiche disponibili per l'estate 2026. Abbiamo la carta dell'appeso, amici della bilancia. Può essere un momento di riflessione, un momento di stand-by per qualcuno. È caduto un 3 di coppe, ve lo dico giusto a titolo informativo. Ed è un momento, probabilmente con la carta dell'appeso, dove si riescono a vedere certe cose da altre prospettive. Andiamo a vedere di cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Sono valide per segno solare, lunare e ascendente, e per chi volesse una consulenza personalizzata con me mi può contattare via mail, oppure sotto nella descrizione del video trovate anche il numero di telefono, il link alla pagina web con tutto quello che propongo. Trovate il link al percorso di crescita nella sezione degli abbonati. Ci sono anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al videocorso di tarocchi intuitivi di livello intermedio. Bene. Partiamo da un asso di spade. Abbiamo il sole. Cavaliere di spade. Sei di pentacoli, abbiamo un 4 di coppe. E un fante di denari. Datemi un attimo. Ok, così è meglio. Allora ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo com'è l'andamento generale del periodo. In un secondo momento andiamo a vedere settore per settore, quindi il lavoro, il denaro, l'amore e via dicendo. Vi ricordo che sono gli ultimi giorni per poter approfittare della promozione di luglio, che è prevista per la lettura semestrale. Comunque anche di quella trovate tutto sotto. Partiamo da questo asso di spade, che può essere un nuovo inizio, una nuova idea, una nuova chiarezza mentale, per qualcuno potrebbe essere una nuova verità. Abbiamo un 6 di spade e la regina di bastoni. Qui può essere che qualcuno prenda visione, prenda consapevolezza di qualche cosa per quello che riguarda sia il proprio modo di pensare, sia il proprio modo di agire nel mondo, mi verrebbe da dire. Andiamo a vedere il sole. Tre di bastoni, temperanza e forza. È come se foste propensi ad andare avanti, a crescere, ad espandervi, a star meglio, a guarire in qualche caso. Può essere che sia un avanzamento lento con questa temperanza, però è come se l'appeso vi desse la possibilità di vedere le cose in modo più chiaro. Andiamo a vedere questo cavaliere di spade, perché secondo me dopo questa presa visione, dopo questo lavoro sulla mentalità, sul modo di pensare, sul tipo di vibrazioni che si emanano proprio a livello di pensieri, può esserci come un nuovo ritmo ad una situazione o ad una relazione. Allora, qui abbiamo un 9 di pentacoli, il carro, la torre, un asso di bastoni e un 2 di spade. È come un vado verso
o meglio, oltre i miei dubbi. Prendo questa decisione, prendo coraggio di agire in un determinato modo. In questo caso io qui la torre la sento come un po' un tagliare la testa al toro, diciamola così. C'è qualche tipo di azione che intraprenderete nonostante i dubbi che avete, secondo me. Ed è un'azione proiettata in avanti. Andiamo a vedere il 6 di pentacoli. 10 di pentacoli e 2 di bastoni. Sia il 6 che il 10 di pentacoli sono due carte che mi fanno pensare a degli accordi, a dei contratti, a un dare per avere, a un qualche cosa dove si crea un giusto scambio, un'armonia, una certa unione, ragazzi. E con questo 2 di bastoni sento che è come vedere il futuro in un modo diverso, o perlomeno pensare al futuro in un modo diverso. Andiamo a vedere il 4 di coppe. Abbiamo un 8 di bastoni e il sole. Datemi una carta per l'8 di bastoni. Sette di coppe, cavaliere di pentacoli, 2 di pentacoli e 8 di spade. È come se qui venisse comunicato non so, la sensazione è che arrivi una comunicazione che apre in qualche modo certe possibilità che voi prenderete con prudenza con questo cavaliere di pentacoli. Sento che questo 2 di spade può avere, c'è anche il carro, può avere a che fare un 2 di bastoni, 2 di pentacoli. Credo che coglierete come due delle occasioni che vi si propongono, però è come se non riusciste ancora a vedere in modo pulito, in modo chiaro, o il futuro o come sviluppare queste possibilità. Andiamo a vedere il fante di pentacoli. Re di spade e asso di denari. Vi dicono di fare un piano, di fare come una strategia. Avete il cavaliere di pentacoli qua, è quello che dice di fare un passo per volta, di controllare le dinamiche, di non pensare sempre tutto negativo, ma con questo sole è un po' come... mi viene da dire che probabilmente c'è un lato di voi che può essere tranquillamente collegato a questa torre che vi rende un po' pesanti e qui il vedere le cose da un'altra prospettiva con questo appeso vi dà la possibilità di vederci chiaro. Ce l'avete già qui il sole, per qualcuno è una relazione di amicizia, però io sento che qui qualche cosa di nuovo inizia. Ed è un qualche cosa che ha certi confini, è come se fosse delimitato. E con l'asso di pentacoli sento che è come se ci fossero delle buone basi, un buon terreno per seminare, mi viene quasi da dire. Mi parlano, ho sentito la parola riconsiderare, come se doveste riconsiderare qualche progetto, qualche iniziativa, qualche situazione, qualche relazione. Fatemi sapere come vi risuona. Allora, partiamo dai vari settori, cioè con i settori, e partiamo dall'amore e da chi è single. Dunque, c'è la possibilità di conoscere qualcuno? Potrebbe essere un segno di fuoco,
ho tanto Leone e Sagittario. Leone ce l'ho 3 volte, ragazzi. Sagittario 2 volte. Fatemi vedere che altro, Potrebbe essere Vergine, potrebbe essere Acquario, Cancro, e per adesso non ne vedo più. Bilancia, non so se l'ho detto. E Toro anche, però i segni zodiacali sapete sempre che io dico di prenderli un po' con le pinze. Comunque sento tanto fuoco, ok? Tanto fuoco, quello sì. C'è anche qualche cosa di terra, però più fuoco. Comunque, credo che possa iniziare come una relazione più di amicizia, cioè come una chiacchiera, un dialogo. Per qualcuno potrebbe essere un viaggio, un qualche tipo di percorso terapeutico che si sta affrontando, piuttosto che, non lo so, qualcuno, il ritorno alla palestra sento tanto, e lì potreste conoscere una persona dove effettivamente potrebbe svilupparsi qualcosa con questa persona. Ehm, siccome, allora, l'idea è che le cose partano in modo un po' tiepido, sento che con questo asso di bastone a un certo punto, come vi dicevo prima, taglierete la testa al toro e farete come un primo passo nei confronti della persona, un'azione, darete come un input, io sento qui. Ehm, Effettivamente sento che questo input potrebbe essere ben colto da questa persona, però poi con questo 4 di coppe è come se non sapeste quale possibilità state aprendo. Non lo so, è come se parlaste con questa persona, vedeste di avere diversi interessi con lei e non sapete quale interesse pinzare o quale prendere per far sì che il discorso continui, una cosa di questo stile. Però il discorso continua, anzi vi dico che con questo asso di pentacoli ci possono essere proprio delle buone basi per una conoscenza di un certo stile. Molto mentale, devo dire, secondo me. Può essere un'energia mentale. Ehm, Se foste in una situazione, in una relazione, allora qui qualcuno potrebbe riconsiderare una relazione, o se avete una persona speciale potrebbe come riconsiderare la cosa, cioè come una presa di consapevolezza, qualche tipo di verità che viene a galla, voi che vi accorgete delle vostre zone d'ombra, per esempio, con questa temperanza. E potreste comunque qui prendere il coraggio a due mani e fare una scelta, scegliere, meglio detto, che direzione dare a questa situazione o a questa relazione. C'è un momento dove vi sentirete in equilibrio con la vostra persona di interesse o con il o la vostra partner. Ci sono come dei nuovi accordi. Vi dico che per qualcuno si può anche trattare di aprire il tema convivenza, per esempio, però io ho la sensazione che non si veda chiaro o che manchi come qualche dato, qualche prova, mi dicono, come qualche certezza sul fatto che stiate andando, sul fatto che la decisione che avete preso sia quella giusta per voi. È come se ci fossero dei periodi dove sì, ce lo avete bene in testa che vi state dirigendo verso la strada giusta, e altri invece dove magari no, non ce lo avete così tanto chiaro. Qui si tratta secondo me di mettere delle regole, di creare come qualche punto fermo di partenza. Mm.
Per le persone che invece sono in una relazione clandestina, piuttosto che indefinita, piuttosto che non si capisce bene se siete o no in una relazione, anche qui sento che arriverà della chiarezza mentale. Può essere che scopriate qualcosa o che vi venga detto qualcosa. Sento in realtà che questo qualche cosa che vi verrà detto vi aprirà il cuore. Abbiamo due carte di apertura. È come qualcosa che vi ridà la pace e la tranquillità di questa temperanza. Però qui è come il ok, alla fine però da che parte vado? Che cosa voglio? Cosa sono disposto o disposta a lasciare indietro con questa torre? Che tipo di azioni voglio intraprendere per percorrere questa nuova strada? Vi dirò ragazzi, adesso a parte, con questo carro qualcuno potrebbe aver voglia di pianificare un viaggio, magari con la propria persona di interesse, come un progetto in comune, un fare qualcosa insieme. E qui ci sarebbero questo 6 di pentacoli e il 10 di pentacoli. Comunque anche per voi vedo come se ci fossero dei nuovi inizi, con delle nuove basi, con delle nuove regole. È come un inizio più floreo, si dirà? Sì, spero. Per quello che riguarda il lavoro, e parliamo di chi è disoccupato, secondo me ci sono buonissime probabilità che inizierete un nuovo lavoro. Avete carte di contratti, avete assi, avete abbastanza pentacoli alla fine della lettura, ma soprattutto mi fanno ben sperare questo 6 di pentacoli e il 10 di pentacoli. Diciamo che potrebbe essere necessario non focalizzarsi sul presente, ma iniziare a pianificare in modo un po' più strategico il futuro. Vi dico, il fante di pentacoli è anche la carta dello studente, quindi magari per qualcuno può essere come un'opzione in più o un'opportunità in più, quella di fare dei corsi di aggiornamento o di imparare nuove doti. Per le persone che sono occupate, tutto sommato bene, qualcuno di voi potrebbe anche finalmente riuscire ad avere questo aumento di stipendio, o se state aspettando un trasferimento è molto facile che arrivi in questo periodo, che ve lo diano, che ve lo concedano, quindi se state pensando di chiederlo avanti tutta, è un periodo abbastanza tranquillo comunque, anche a livello di colleghi. E per chi stesse aspettando un rinnovo del contratto, secondo me arriva. Se parliamo di lavoratori autonomi, anche per voi arriva la luce, ragazzi, arriva qualcosa di nuovo, arriva la chiarezza, dopo questi momenti, se vogliamo, un po' di alto e basso, possono esserci o arrivare comunque nuovi contratti che vi danno come questa forza, questa voglia, questa grinta di pensare a qualcosa di nuovo, di pensare in modo più ottimista al futuro. Parliamo di denaro. Allora, mm, qui vi devo dire, è un momento altalenante quest'estate per il denaro. Non che vi manchino, perché comunque abbiamo un 6 di pentacoli, un 10 di pentacoli, c'è una certa abbondanza, anzi vi dirò, con 10 di pentacoli potrebbero anche arrivare, e l'asso di denari qua in fondo, potrebbero anche arrivare dei soldi inaspettati, delle eredità, dei premi, delle vincite, dei rimborsi per qualcuno. Però ho come la sensazione che dobbiate ridimensionare un po' le spese, ecco. Se parliamo di progetti,
Sento che è come se aveste bisogno di fare tabula rasa di quello che avete messo in piedi fino ad adesso e di cambiare prospettiva. Cioè, vi faccio un esempio. Voi avete pensato un progetto, diciamo un qualche cosa di aggiuntivo al vostro abituale lavoro per monetizzare qualche cosa in più, per portare a casa un reddito in più e lo avete pensato come vi verrebbe comodo fare. Ecco, la sensazione è che dobbiate pensare come sia meglio in funzione del pubblico a cui è rivolto questo progetto. C'è un po' come un cambio di prospettiva qui. Ok ragazzi, penso di avervi detto tutto. Andiamo a vedere un koan. L'eroe senza paura è un bambino colmo d'amore. Che bello, ma qui abbiamo 2 volte il sole, uno qui, l'altro qui, quindi c'è come questo animo fanciullesco, pulito, puro, genuino. E qui abbiamo la carta del coraggio, che è la forza. E la forza arriva, o meglio la paura si, come dire, attenua se vogliamo, si colma se vogliamo, con l'amore. Bene, andiamo a vedere un ultimo oracolo induista. L'immagine è questa e il messaggio dice: chiudi gli occhi, ritira i sensi dal mondo esteriore. Cercami nel tuo cuore, con mente ferma e amore puro. Sicuramente mi troverai. Io sono qui ad attenderti a braccia aperte, per stringerti a me. Vi invitano proprio ad aprirvi, ad aprire il cuore, a mettere nuovi semi, a iniziare nuove strade, mi viene da dire. Amici della bilancia, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti, fatemelo sapere nei commenti. Sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione e la condivisione del video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me mi potete contattare via mail oppure potete abbonarvi al canale. Anche in quel caso tratteremo le credenze limitanti esattamente come il percorso individuale, però nella sezione dei video ci sono tante più informazioni, praticamente sono decenni dei miei studi personali e professionali che io sto condensando e mettendo lì a disposizione per voi. Si parla di metafisica, di astrale, di kundalini, di traumi, di chakra, di vista eterica, di sensi psichici, insomma, ripeto, è un po' tutto quello che io ho studiato. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici. Vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono numerate, sono 5, ma sono numerate dall'1 al 4 perché una di queste è stata sdoppiata in due, la 3A e la 3B, e queste due andrebbero viste parallelamente, ok? Però comunque dovreste seguire l'ordine cronologico con cui sono state numerate. Bene ragazzi, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!